Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi andremo a vedere insieme come trasferire tutti quanti i nostri dati da un telefono Android verso un telefono Apple. In questo caso abbiamo un 15 Pro. Non mi starò a dilungare sul fatto perché sono tornato a Apple dopo tanti anni di Android, ma diciamo la questione è molto semplice, perché dopo il blocco di Huawei non ho trovato altri telefoni al pari di Huawei. Ho provato con questo Oppo, mi sono trovato male e a questo punto ho deciso di tornare verso il mondo Apple. Apro una piccola parentesi perché ci si è messo in mezzo anche il destino. Prima di acquistare questo telefono presso un negozio della Apple ho ordinato su Amazon un Magic 5 Pro. Devo dire perché comunque volevo provare con Honor e invece di arrivarmi un telefono mi è arrivato un rasoio elettrico. Quindi a questo punto voglio darvi un consiglio perché comunque sono passati circa 10 giorni e ancora non mi è stato rimborsato l'acquisto. Quando acquistate un ordine di un certo valore su Amazon fate sempre il video del pacco, quindi vi arriva il pacco, prendete il telefono e filmatevi mentre state aprendo il pacco. Questo sicuramente vi servirà verso Amazon se effettivamente all'interno del pacco trovate tutt'altro, come nel mio caso che ho trovato un rasoio elettrico. Il destino ha voluto che acquistassi questo iPhone, quindi adesso andiamo a fare anche l'unboxing perché ancora non l'ho fatto e vediamo appunto come si trasferiscono tutti quanti i dati. Diciamo che ormai l'unboxing di questi telefoni è veramente semplice perché all'interno non c'è praticamente niente. Comunque, a parte il telefono, andiamo a togliere la linguettina e andiamo a vedere effettivamente cosa c'è dentro, se qui il telefono c'è. Devo dire che qui il telefono c'è, eccolo qui. Abbiamo telefono, cavetto finalmente USB tipo C, USB tipo C, quindi grande cosa di Apple. Poi che cosa abbiamo qui dentro? La classica mela, questo per tirare fuori lo slot, perfetto. Allora, togliamo anche questo, olè, e andiamo ad accendere il telefono. Ok, il telefono lo mettiamo qui e a fianco mettiamo Android. Piccola premessa, prima di iniziare il trasferimento sicuramente dovete essere sotto una rete wifi, i telefoni devono essere carichi e naturalmente la memoria del vostro iPhone deve essere maggiore della memoria del vostro Android, se no il trasferimento non va bene. Allora, abbiamo acceso l'iPhone, andiamo avanti. Ci colleghiamo alla rete wifi. L'attivazione di iPhone richiede qualche minuto. Nel frattempo su Android dobbiamo andare a scaricare questa applicazione. Passa a iOS. Ok, aggiornamento software, aggiorna in seguito, continua, configura per me, configura in seguito, crea un codice per il mio iPhone. Adesso qui, molto importante, vediamo che c'è trasferisci i dati da Android, ok? Quindi facciamo continua e andiamo ad aprire l'applicazione su Android. Qui accettiamo, continua, accetta, non inviare, continua, mentre usi l'app, continua, consenti, trova il tuo codice e qui andiamo a digitare il codice. Quindi abbiamo il codice da inserire, quindi 878762 e mi connetto. Ok, che cosa vogliamo migrare? Messaggi, consenti, consenti, contatti, consenti, calendario, consenti, account, libreria foto, consenti, app, WhatsApp, inizia. Molto importante perché riusciamo a migrare WhatsApp con pochi semplici passi. Quindi qui sta preparando le chat. Ok, andiamo avanti. Quindi abbiamo detto impostazioni di accessibilità no. Aggiungi file e qui se abbiamo dei file particolari che vogliamo migrare. Ok, calcolo tempo rimanente. Naturalmente il tempo dipende da quante cose avete nel vostro Android. Il tempo di trasferimento di tutti quanti i dati, e ci sono anche le foto e i video, e io ho tantissime foto e video, supera le 2 ore. Quindi aspettiamo e vediamo cosa succede alla fine. Ok, trasferimento completato, quindi i dati sono stati trasferiti su questo iPhone e qui mi dice trasferimento completato, i dati sono stati trasferiti sul nuovo iPhone e l'importazione è in corso. Quindi qui facciamo fine, qui facciamo continua, qui devo mettere il mio ID Apple, quindi lo vado ad inserire.
Allora, qui mi dice un codice è stato inviato a uno dei miei dispositivi, quindi devo andare a prendere l'iPad. Ok, quindi il codice mi è arrivato sull'iPad, quindi lo vado a digitare sul mio telefono. Ok, mi ha riconosciuto, accettiamo. Quello che mi interessa adesso è WhatsApp. Qui mi dice, per utilizzare l'app devi scaricare dall'Apple Store. Ok, quindi andiamo a scaricare l'applicazione. Apri WhatsApp sull'altro telefono per ricevere il codice. Quindi apro WhatsApp sull'altro telefono per ricevere il codice a 6 cifre. Ok, quindi mi è arrivato il codice sull'Oppo. Eccolo qui come arriva. Questo è il codice da inserire. Convalida del codice in corso, consenti accesso completo, mi sta migrando le chat da Android. Aspettiamo che termina la migrazione. Cronologia chat spostata su iPhone, avanti, vediamo cosa dice. Metti il nome, quindi il mio nome che utilizzo, ok, quindi Flavio, fatto. WhatsApp vorrebbe accedere ai tuoi contatti, certamente. Su WhatsApp ho tutte quante le chat. Andiamo a vedere adesso le fotografie se effettivamente sono state importate tutte. Vediamo. Ok, l'ultima foto era questa dell'acquisto dell'iPhone ed effettivamente c'è, quindi anche le foto le ritrovo tutte quante in galleria. Applicazioni le sta scaricando. Naturalmente per le applicazioni della banca e alcune applicazioni in particolare dovrete sicuramente riscaricarle e metterci le mani. Bene amici, il video termina qui. Abbiamo visto che alla fine portare tutti i dati da un Android a un telefono Apple non è così difficile come poteva esserlo qualche anno fa, perché mi ricordo che qualche anno fa c'era il problema di WhatsApp, mentre adesso diciamo che Apple l'ha risolto. Amici, il video termina qui. Come sempre se avete delle curiosità lasciatele nei commenti. A presto al prossimo video. Flavio.